E se vi dicessi che GTA 6 è il centro commerciale più costoso della nostra vita? Ciao Volpini, oggi smascheriamo tutta quanta la verità su GTA 6. Benvenuti o bentornati sul canale, miei adorati volpini. Come state? Spero alla grande. Oggi respiriamo un'aria pazzesca perché parliamo del gioco più atteso del secolo, GTA 6. Ma aspettate a tirare fuori i popcorn perché dietro la grafica da urlo e i trailer mozzafiato c'è una storia segreta che nessuno vi sta raccontando. Una strategia di Rockstar Games così geniale e diabolica che cambierà per sempre il nostro modo di giocare. Siete pronti a fare questo viaggio con me? Perché sapete che qui vi dico sempre la verità, senza peli sulla lingua, proprio come farei davanti a una pizza con i miei migliori amici. Partiamo dal cuore della storia. Abbiamo due protagonisti. Da una parte Lucia e poi Jason, una coppia in stile Bonnie e Clyde. Ma avete notato come si presentano? Lucia dovrebbe essere una ragazza appena uscita di prigione, una criminale di strada che va a rapinare i discount, eppure nel trailer sembra appena uscita da una copertina di Vogue. French manicure, perfetta, stivali tacco 12, outfit super griffati per andare a fare una rapina a mano armata. Da amante dei giochi di ruolo, dei veri GDR, questa cosa mi ha fatto accendere una lampadina. Che senso ha dal punto di vista della narrazione? Beh, direi proprio nessuno. E questa cosa è stata molto deludente. Per certi versi sì, a meno che però dietro non ci sia un piano molto più grande. Quindi tenete bene a mente questo dettaglio dei vestiti di lusso, sia per lei ma anche per lui, perché tra un attimo capirete il perché di questa scelta fantasmagorica. Per capire dove stiamo andando, Volpini, dobbiamo fare però un piccolo salto indietro nella storia. Vi ricordate qualche anno fa quando Rockstar ha acquistato il team di 5M? All'epoca tutti a festeggiare, wow che bello, supportano i modder. E no, amici miei, quella è stata la mossa scacco matto. Fino ad oggi il piccolo modder creava contenuti gratis e inseriva le auto, quindi auto dei suoi sogni, la giacca di marca reale e le regalava alla community. Ma a Rockstar il controllo totale piace, e come se piace. Con i nuovi leak di GTA 6 è emerso il Project Rome, un sistema in cui tutto, e dico proprio tutto, sarà sotto stretto contratto. Vuoi creare una mod? Devi passare dallo store ufficiale di Rockstar. Il controllo sarà assoluto. Niente più duplicazioni, niente più anarchia. E vogliamo parlare del fatto che non ci sarà un disco fisico nella custodia, ma solo un codice digitale. Esatto, Volpini. Addio mercato dell'usato, addio passaggi tra amici. Vogliono decidere loro persino quante volte il gioco andrà a girare. E ora partiamo proprio da quello che vi dicevo fin dall'inizio. Perché Lucia si presenta come una modella uscita appena dalla rivista di alta moda? Perché GTA 6 punta tutto sul multiplayer. Tutta quanta la campagna del single player sarà una vetrina pazzesca. Vi faranno innamorare di quegli occhiali da sole, di quelle giacche, di quelle moto sportive e poi ci sposteremo tutti sull'online. Immaginatevi la scena, un mega shop virtuale dove andare ad acquistare, però questa volta con soldi veri, abiti e accessori firmati dai marchi reali più prestigiosi del mondo. Nike, Gucci, Ferrari, quindi tutti i marchi ufficiali. Voi sborsate circa 80-100 euro per il gioco base e poi vi ritroverete immersi in un metaverso dove l'apparenza sarà praticamente tutto. È geniale, sì, tecnicamente mostruoso. Ecco perché praticamente adesso che devono lanciare il gioco la storia è stata messa in secondo piano, infatti non sappiamo quasi praticamente niente, però hanno molto zoomato sopra gli accessori, gli occhiali, le scarpe, i capelli, eccetera, perché questo sarà il cuore di GTA 6, perché tutto sarà poi trasferito in un sistema simile a 5M, quindi multiplayer, dove esattamente queste cose avranno un peso, perché nel single player la cosa non ha un significato profondo, perché tanto chi ti vede, ma invece se spostiamo il gioco su una piattaforma multiplayer
e ci dobbiamo confrontare con altri giocatori, allora sarà fighissimo avere le scarpe di moda, la macchina super lussuosa, gli occhiali super fighi, eccetera eccetera. Ed è questo il vero progetto che sta a monte di GTA 6. Allora, mentre prima noi giocavamo sui server di 5M e avevamo la possibilità di andare a acquistare una macchina molto particolare, magari con dei disegni o appunto dei capelli molto più fighi e degli accessori, orologi, scarpe, eccetera, eccetera, e i soldi andavano diritti nelle tasche di chi era proprietario dei server, adesso c'è uno stop totale perché tutti i soldi andranno direttamente ed esclusivamente nelle tasche di Rockstar. Beh, chiaramente per molti anni molte persone si sono arricchite grazie a questo titolo. Persone comuni che hanno utilizzato la piattaforma di 5M. Rockstar a un certo punto ha voluto mettere uno stop, l'aveva già annunciato qualche anno fa e adesso il tutto si sta concretizzando. E amici, anche il discorso che manca un disco all'interno della confezione, abbiamo un codice, lo ricordo, fa parte di questo grande progetto, perché comunque una volta quando c'era il disco si poteva andare a vendere di nuovo una seconda volta il gioco, quindi guadagnarci magari noi, guadagnarci chi ha i negozi di giochi. Insomma, adesso non si può più fare perché anche questa cosa è stata abolita, perché i guadagni, ve lo ricordo, saranno soltanto un'esclusiva del produttore di questo gioco. Allora, oggi ragazzi vi ho svelato qual è il vero progetto per quanto riguarda GTA 6, vi ho spiegato anche perché viene a mancare il dischetto ed è confermato, non ci sarà assolutamente nessun dischetto, avremo soltanto delle key. E detto questo, se avete percepito il messaggio, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se vi interessa andare ad acquistare GTA 6, ora che avete capito che comunque si svilupperà più che altro come un gioco online molto simile a 5M, dove comunque l'apparenza è tutto, e insomma fatemi sapere la vostra opinione e ci vediamo presto per un altro interessantissimo video. Ciao ciao!